Il treno è pieno di dinamite! Un ragazzo cominciò a urlare, gettando l'intero vagone nel panico. Fuori dai finestrini scorreva il paesaggio brullo dell'Alsazia. Il treno era diretto a Mulhouse. È stato Johannes Brahms! Il ragazzo estrasse una pistola e la puntò sui passeggeri. Brahms vuole uccidermi! Ha riempito il treno di dinamite! Ad urlare era Hans Roth, di 22 anni, un giovane compositore. Venne trasferito nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Vienna. Hans Roth era uno dei musicisti più promettenti della sua generazione, ma avrebbe passato il resto della vita in manicomio. Era impazzito ed era tutta colpa di Johannes Brahms. L'unica sinfonia di Hans Roth del 1880 si apre con un'atmosfera rarefatta. Immaginate un'alba. I delicati arpeggi dei violini sono rivoli di nebbia e la lunga nota tenuta del flauto, la linea azzurrina dell'orizzonte. Le trombe enunciano il primo tema della sinfonia, un tema sereno, nobile, pieno di speranza, come un caldo sole che si innalza nel cielo. E poi il tema è ripreso dall'intera orchestra. Infine il sole sorge all'orizzonte in tutto il suo splendore e lo scintillio del triangolo conferisce a questo passaggio ancora maggiore luminosità. Hans Roth studiava al conservatorio insieme a Mahler. Tra i loro insegnanti c'era anche Bruckner. Molti anni dopo Mahler avrebbe rivoluzionato la sinfonia, ma per Bruckner era Roth il più dotato. Tutti lo ritenevano destinato a grandi cose. Il futuro sembrava benevolo per Hans Roth, ma era povero, poverissimo. Nel 1880 l'unica sua speranza era il prestigioso premio di composizione Beethoven, il Beethoven Prize, che dava diritto a una generosa borsa di studio. Roth era molto talentuoso, il maestro Bruckner glielo ripeteva continuamente. Quella era la sua grande occasione. Avrebbe partecipato con la sua prima e unica sinfonia e con i soldi del premio avrebbe potuto sostentarsi e continuare a studiare. C'era un solo problema però. La musica viennese si divideva in due fazioni, progressisti e conservatori, e la commissione del concorso era presieduta da Johannes Brahms, il cui stile era considerato agli antipodi rispetto a quello di Bruckner. Il primo movimento dell'unica sinfonia di Roth è una forma sonata. Al primo tema, solare, si contrappone il secondo tema, più enigmatico, ondeggiante, attraversato da un'aura di mistero e venato di incertezza.
Nello sviluppo del movimento questo stesso tema sarà ripreso in una sezione fugata, in cui il tema viene ripetuto e sovrapposto, creando un'atmosfera dissonante, inquieta, angosciante. Questo passaggio suonava moderno, troppo moderno per Brahms, che era considerato il grande conservatore neoclassico della musica viennese. Ma Brahms fu ancora più innervosito dal secondo movimento della sinfonia di Roth. Si apriva con un soave corale, gli archi si muovevano in una tessitura polifonica come in un brano corale. Fin qui tutto bene, ma nel movimento cominciarono a emergere frequenti passaggi discendenti di 5 note. Brahms tese le orecchie, sembravano familiari. Quelle 5 note discendenti avevano un significato particolare per Brahms. Erano un rimando a una sua intima amica, Clara Schumann, pianista e compositrice. Clara le aveva utilizzate per la prima volta in un suo brano, Romance Varie, opera 3. Cinque note, come le 5 lettere del nome Clara. Suo marito, il compositore Schumann, aveva trasformato questo motivo nel motivo di Clara, il suo grande amore, e lo aveva citato in moltissime composizioni, come in Blunt e Bleto, opera 99. O in questo Lied Wigmund, opera 25 numero 1, dedicato proprio a Clara, e che inizia con le parole «Tu mia anima, tu mio cuore». Brahms era molto vicino alla famiglia Schumann. Lui e Clara erano legati da un legame molto profondo. Anche nelle composizioni di Brahms ritroviamo il motivo di Clara, come nei 3 intermezzi dell'opera 117, che egli inviò a Clara in una lettera, come spesso faceva con le sue nuove composizioni. Nel secondo movimento di Roth, il motivo di Clara, la scala discendente di 5 note, sembrava ricorrere continuamente, quasi che il giovane ragazzo avesse voluto fare l'occhiolino al grande maestro. Forse sono solo paranoico, pensò Brahms, e continuò ad ascoltare, mentre la sua espressione si faceva sempre più tesa e rabbiosa. Il fastidio di Brahms raggiunse il culmine nell'ultimo movimento. Qualche anno prima Brahms, nel finale della sua prima sinfonia, aveva inserito un tema ispirato al famoso Inno alla gioia di Beethoven. Roth, nella sua sinfonia, citava proprio il tema di Brahms. I 2 temi sono quasi identici.
E oltretutto i movimenti finali delle due sinfonie avevano un carattere molto simile. Iniziavano entrambe con un cupo pizzicato. Probabilmente questa citazione era, nell'idea di Roth, una sorta di captatio benevolentie, ma Brahms la prese male, come un affronto, come una presa in giro. Insomma, Roth non vinse il premio. Brahms lo distrusse, lo umiliò. Nei giorni seguenti Roth fu ossessionato dal proprio fallimento. La salute mentale del ragazzo era precaria, divenne paranoico. Brahms è solo invidioso, ripeteva tra sé e sé. Brahms mi vuole danneggiare. Brahms mi vuole uccidere. E questo ci riporta all'inizio della nostra storia. Hans Roth si stava recando a Mulhouse per motivi di lavoro, ma era già completamente folle. Minacciò i viaggiatori del treno con una pistola. Era convinto che Brahms volesse ucciderlo e che avesse riempito il treno di dinamite. Vennero chiamate le forze dell'ordine. Così finì la carriera del giovane Hans Roth. Quest'autore morirà in manicomio qualche tempo dopo. Compose un'unica sinfonia, quella che avete ascoltato. La sinfonia venne dimenticata a lungo, ma è stata riscoperta di recente e rivalutata. Infatti Roth anticipa moltissime caratteristiche che saranno poi riprese dal suo compagno di studi Mahler, il quale addirittura molto tempo dopo lo omaggerà definendolo il vero fondatore della nuova sinfonia. Moltissimi passaggi mahleriani sembrano essere anticipati da quest'unica sinfonia di Roth. Ascoltate per esempio questo famoso tema dalla seconda sinfonia di Mahler. Beh, naturalmente i più attenti di voi riconosceranno in questo tema un rimando al Siegfriedo di Wagner, in cui ricorre un motivo molto simile. È presente anche nel poema sinfonico L'idillio di Siegfriedo. Ma confrontate il tema di Mahler con questo passaggio tratto dallo Scherzo della sinfonia di Roth, scritta molto tempo prima. Come vedete sono molto simili. E molti altri passaggi di Mahler richiamano lo stile del suo vecchio compagno di studi, la cui breve e triste storia si consumò nell'arco di appena 26 anni.